Eccoci, ciao Elena, siamo qui con Ciao. Elisa. Spero di non confondermi tra Elena e Elisa, ma dovrei riuscirci perché una dice le parolacce e l'altra no, quindi conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, allora la vedo già da un po'. È lei, ha delle cuffie tipo simili a queste, no? È su, sai, quelle specie di, non so, mi ricordo il nome preciso, quella giostra che c'era quando eravamo piccoli noi al Luna Park, che erano quegli aerei che facevano su e giù. Ah, vabbè, No, sì. una cosa così, Un tipo, ragno con gli aerei in fondo alle zampe, sì, però solo l'aereo, tipo, senza ok? zampa. Senza zampa è solo l'aereo, con lei davanti e dietro ha tre posti, ok? E dietro ci Sì. sono suo marito e i suoi due figli, ok? E lei ha questa cuffia con questo microfono con cui può parlare con loro e gli dice venite che vi faccio vedere il mondo della realtà. E lei guida questa navicella, diciamo, nello spazio, nel cielo, spazio. Benissimo, questo è il suo modo di darti l'autorizzazione. Sì. Vabbè, per semplicità, visto che il viaggio è autonomo e singolare, cioè solo per lei, Mhm, li lasciamo marito e due figli e nel cinema. mhm. Mm? Sì, Vogliono? sì, sì, sono Ok, scesi dalla navicella. dentro ci invitiamo anche la sua amica Mhm. e la mamma di Elisa, anche il Allora, marito dell'amica, va? mhm. L'amica e il marito dell'amica in prima fila, insieme al marito di Elisa e i due figli. Invece la mamma di Elisa è entrata, ha visto e con gli occhi terrorizzati è uscita dicendo: No, no, qui voi mi cambiate la vita. Quindi la È mamma non uscita. vuole, No, quindi è contenta della sua vita. ha paura di cambiarla. Quella era l'espressione. Ma questa è un'occasione che non si ripeterà. Paura di un gioco Cioè, virtuale? è come se mettesse la testa sotto la sabbia, no? Quindi entrando nel cinema per lei era chiaro che era la realtà. È come se dicesse: Se io vedo la realtà, poi non posso far Va diversamente bene. perché ne sono cosciente. Ci sarà un capitolo in questo film che lei sta rifiutando in cui chiameremo il suo ex coniuge disincarnato. Se lo vuole perdere? Con questa cosa è un po' più. Vabbè, tanto lei vuole dirti una cosa. A me? Sì. Prego, sono parolacce? No, no, Mm. dice: Possiamo incontrare subito il coniuge così poi me ne vado? No, questo dipende Infatti. da come mi girano. Vabbè. È comoda la vita. Conosco una che sta in mezzo alle montagne con le caprette che dice comoda la vita, la pappa Eh, pronta. Ha eh. preso proprio alla lettera questa cosa. La disgraziata, Mm, non sei tu. non lo so, non so. Mm? Quindi entra o esce? Sì o no? Allora, sta S- nell'ultima seduta nell'ultima sediolina in fondo. Va bene. Sapete già tutti che suo marito lo chiamerò alla fine. Ok. Elisa. Chi è Elisa? Progetto di Elisa e chi è Elisa?
Siamo un po' chi l'ha visto. Chi Mm. è Elisa? Allora, Elisa è una persona che è nata con il desiderio della ricerca. Quindi la vedo che fin da bambina cercava proprio, come posso dire, in eterico è come se lei avesse davanti varie vie, no? Delle varie cose da scoprire. E tutte le volte che prende la via, fin da bambina, che prende la via per scoprire una cosa, lei vuole arrivare fino in fondo, fino all'ultimo dettaglio di quella cosa. Eh, diciamo che questo era già il suo atteggiamento verso la vita. Le interferenze che si è creata, se le Mhm. ha create per bloccare questa sua attitudine, per fargliela fare ancora più in profondità, più nel dettaglio ancora. Quindi ogni ostacolo, ogni problema se l'è creato per andare oltre l'ostacolo, cioè per vedere l'ostacolo, esserne consapevole e superarlo, abbatterlo, cioè in Mhm. eterico è come proprio se lo abbattesse e ci camminasse sopra. Mhm. Mm. Come si chiama il progetto? Ehm, il nome, potrei dire pannellaggio, è come se li mettessero, Pannellatura? sì, ecco, perché è come se avesse paraocchi, però tutto intorno, no? Quindi questi pannelli proprio che le oscurano qualsiasi cosa, quindi che la circondano. Gli hanno messo questo proprio. Tipo quei pannelli per cambiarsi di Sì, dietro il esatto. pannello, però fatti come quei pannelli per prendere più sole in montagna, che si mettono sotto la faccia, specchiati, Mm, non so se li hai visti, un po' anni sì, 80, no, sì, no, no, tipo come se fossero dei pannelli sopra a semicerchio, ok, a più cupola. alti di lei, sì, quindi la racchiudono così, tutta intorno. Va bene, vibrazione di Elisa, 16 miliardi, consapevolezza, 126, PS, 41, vite, 1931, cervello, 9.1. cervello altissimo, ottima frequenza per una persona che non ha mai fatto una sessione con me. Mm. Vediamo la ragione di questi valori. Cerchiamola nella pulizia dell'aura. Andiamo lì, vediamo Mhm. se sono stati fatti dei lavori, sono stati fatti dei danni, un po'. Allora, sì, quello che lei descriveva prima come le è stato tolto un peso, forse era pesante, ma a quel momento è come se le servisse per proteggersi dall'esterno. Lo vedevo già prima mentre lo descriveva, no? Era come se lei verso l'esterno si fosse messa una maschera, ok? Mhm. Quindi gli è stata tolta la maschera, quindi lei da quel momento non poteva essere altro che se stessa, anche all'esterno. Ok, quindi questo è stato un grosso vantaggio, ma gli svantaggi sono stati da un certo punto di vista due. Primo, che tutto d'un colpo si è trovata ad essere se stessa e quindi spaesata nella sua nuova modalità. Mhm. E secondo, per darle questa opportunità, ok, è stata agganciata energeticamente. Eh, però è come se le venisse quasi in maniera
da non accorgersi, nel senso che vedo che da quel momento per un po' gli è stata presa l'energia, però solo una certa energia che vibrava a una certa frequenza. Quindi era poca alla volta in maniera tale che lei non si accorgesse, cioè non sentisse la stanchezza, mi viene da dire. Ok? Ma ci sono stati dei benefici? Lei si è sentita diversa, in positivo? Sì, quello che posso dire di buono è che da quel momento non poteva essere altro che se stessa, quindi la sua protezione, diciamo, di mettere una maschera nel mondo, maschera nel senso mm, reagire magari a volte diversamente da come voleva, da come era lei per protezione, ok? Da quel momento lì in poi non l'ha più fatto. Quindi poteva essere solo se stessa. Ok, stessa domanda per la seconda pulizia, che ha un nome specifico che non possiamo dire. Mhm. Allora, lì avevo già visto e rivedo di nuovo che è proprio un aggancio dal secondo universo molto forte, vedo queste figure quasi come se fossero degli stracci, mi viene da dire neri, che volano. Allora, ce n'è uno enorme che racchiude tutti gli altri più piccoli. A ogni persona agganciata a questa cosa c'è uno straccio nero che vola. Ok, Mm. Ed è proprio l'energia che viene presa dalla persona. ma queste due persone lo fanno consapevolmente? No, e allora, una, una delle due persone vedo che non sta bene fisicamente e l'altra vedo che non sta bene mentalmente. Mazza, cric e croc. Mm. Ma i punti energetici che vanno a pulire sono proprio quel numero lì? Sono quel numero perché li hanno creati loro per fare la rete di ingabbiamento. Creano una rete, cioè collegandoli tutti, creano una rete che accumula l'energia della persona e poi la portano fuori. Come se la persona fosse, la vedo rivestita, Mhm. ok, da questa rete formata, diciamo, dall'unione di questi punti, ok? Che si illumina per l'energia che viene richiamata dal corpo verso l'esterno, verso questa rete esterna, ok? Poi c'è un collegamento a questo lenzuolo nero, questo straccio nero, dove Ok, viene agganciata tutta l'energia. vediamo solo la vibrazione. Se non avesse Elisa fatto la pulizia aurica, a quanto, da 16 miliardi, a quanto starebbe oggi? 27, Ah, l'altro tipo di pulizia? Solo l'altro tipo di pulizia non l'avesse fatto? 27, Non avesse fatto tutte e due? 35. Ok. Entità eteriche. Sì, allora c'è questo lenzuolo nero suo, unito al lenzuolo nero grande, che è unito al secondo universo, a un Elohim, col nome che sappiamo. L'Elohim? Mm, Qual è? Si può quello dire? che hai detto prima? No, non penso. Eh, ma uno dei tizi? No, no, no. Vabbè, un nome che Mm. sappiamo. Ma
Non è che Lucifero. No, no. Lucifero è qui, sono io. Stai aspettando. Vabbè, quindi un Elohim. Mm. Elohim con le ali. Mm. Poi? Poi c'è invece per l'altra cosa, per la pulizia aurea, c'è una figura, eh, cercando di capire se è un pleiadiano, perché è questa figura con i capelli biondi lunghi, tutto vestito di bianco, che si illumina, cioè come se sta in aria illuminato. Mm. Mm. Diciamo un pleiadiano. Sì, Poi? Questa è la pulizia innominabile. no, questa qua è quella pulizia Aura. aurea. Invece il lenzuolo nero con l'Elohim secondo universo è l'altra. Ok. Poi? Poi c'è Odino. Odino che, allora vedo proprio Odino che ha tipo come se fosse una bacchetta di ferro nera e con questa bacchetta di ferro nera agita un corvo e il corvo sarebbe l'interferenza di Elisa. Mm. Chi la becca? No. Sì, Dove? sulla spalla a sinistra. Mm. Poi? Poi è arrivata questa figura, una via di mezzo tra. Si chiama, aspetta, mi sfugge. Quell'uccello che rappresenta la morte, tra virgolette. L'Ibis? No. È scuro Ah, il nero. l'avvoltoio. Ecco, bravo. Una via di mezzo tra un avvoltoio e Vabbè, ma un umanoide, vabbè, un falconiforme, quindi. che ha in mano tipo un falcettino però piccolo, Mm. ok, che è quello con cui lei è stata agganciata al tenine d'Achille destro. È come se fosse stato reciso così. Ok, la causa esoterica dei problemi del taglio del tendine d'Achille destro, quindi è Mm. questa entità. Sì, quello che lei ha sentito dietro come se le avesse dato un calcio in realtà è stato questo qua. Il falcetto. Mm. Ma adesso ci torniamo, vediamo, finiamo le entità Sì, eteriche. certo, era per dirti perché ho proprio visto che Sì, c'era sì. questo gesto. Bon, poi ci sono due DL, basta. Entità mentali. Ok, ce n'è una di livello 3 e poi ce n'è una di livello 5. 3. Allora, quella di livello 3 è. Allora, allora te la descrivo come la vedo. È come se ehm, quando Elisa ha per un'altra persona un affetto, quindi ha un certo legame con una persona, anche se non la conosce da tanto, ma è come se avesse, no, una certa affinità, quindi probabilmente a livello emotivo si aggancia. Ok. Vedo che parte questa ansia, parte proprio l'ansia ehm, che al loro rapporto succeda qualcosa di negativo. Quindi può succedere qualcosa o a lei o all'altra persona o un ostacolo tra loro due, con tutte le persone con cui lei è legata a livello proprio emotivo, a livello ehm, sì, emotivo, ma in generale, cioè può essere anche che magari conosce una persona e la sente affine, ok?
parte questo gancio e con questa entità mentale a lei inizia a partire l'ansia che possa succedere qualcosa a una delle due persone o in mezzo, per far sì che il loro rapporto finisca. 5. Sì, allora il 5 è come se ci fosse, è un'entità, è questa entità mentale che la potrei chiamare cupola, cupola buia, cupola oscurante, ok? Che è come se in eterico è sopra di lei e l'aggancia per quattro fili in eterico, ok? E questa cupola le porta soprattutto pensieri, ma anche direi che collabora con Odino e il Corvo, ok? Mhm. Che pensieri limitanti e nelle azioni verso l'esterno vengono create delle situazioni che le oscurano la verità, la realtà più che la verità. Quindi lei crede che sia una cosa, in realtà, diciamo, lei crede che sia una cosa e gliela fanno credere per far sì che lei desista, ok? Nell'andare a Mhm. fondo. Va In bene. realtà, ecco, Impianti. sì, c'è questo qua esterno che è questa entità, boh, così. Poi mentale c'è una sfera più o meno al centro che si illumina quando le due entità mentali agiscono e collegano i suoi pensieri. Quindi si agganciano ai suoi pensieri, si aggancia questa luce. Mhm. Mhm. Sì, poi c'è una specie di bacchetta piatta che va tra una spalla e l'altra Mhm. e è quella che è come se il corvo comandasse dalla spalla sinistra quando becca, ok? È come se beccandola lì su questa bacchetta la facesse tornare in una posizione eh, che appunto le oscura la realtà. Quindi la fa andare nella direzione da loro voluta per vedere la realtà come loro vogliono. Va bene, brutte e cattive le entità. In realtà le entità sono state chiamate da Elisa. Mhm, Elisa si è messa una serie di ostacoli in questa vita per imparare delle cose. Non è una brutta vita, ma è una grande opportunità. Nuova visione. mhm, Causa esoterica di questa madre oppositiva che la uccide energeticamente. Ha fatto il mio test ipnotico e invece di rivedere la sua nascita come una nascita, l'ha rivista come un atto di morte nella nascita. Si è vista morire. Madre non è mai d'accordo su nulla, oppositiva in tutto, controllo costante, oppressiva, eccetera. Vite precedenti, causa esoterica, tutto. mhm. Sì, allora, in eterico è come se ehm, allora, vedo il loro rapporto, mh, diciamo, illustrato in questa immagine. Allora, la mamma è come se la vedessi seduta, come se fosse una vecchia, ok? Immobile su una sedia con in mano, sembra quasi una strega, sembra quasi la Befana, ecco, come Mm, immagine, no? Però con la faccia sempre cupa così, ok? Che è come se dovesse, in questa immagine è come se ogni volta che pronuncia una frase manda mm, viene la maledizione, non è la maledizione, è la sorte nefasta. Mm? mhm. Quindi con questa energia qua. E, e invece vedo Elisa che sentendo questa energia è come se lei avesse
dovesse imparare a mettere uno scudo energetico per rimandare la sorte nefasta da dove è venuta. Ok, questa è la descrizione del loro rapporto. Ehm, Vedevo già prima, mentre mi raccontava, che i suoi erano molto opprimenti, anche quando era piccola. Ok, non poteva uscire, non poteva fare. Eh, sì, è come se avessero avuto un trauma, è come se gli fosse stato, vedevo prima mentre raccontava, è come se da qualche parte fosse stato portato via qualcosa di veramente tanto prezioso a loro. Ok? Ehm, Ma in vite passate, in sì, questa? no, in vite passate. È come se A entrambi. a entrambi, perché erano già stati una coppia. Mm. Ok, adesso sto vedendo quella vita lì, li vedo in questa piccola casa, in questo paese. ehm, sì, dove hanno questo figlio maschio, però, che muore. Muore, lo vedo con febbre altissima e muore. Praticamente non riescono a salvarlo. E poi vedo che c'era questo rito, e vedo il corpo del bimbo piccolo, avrà avuto qualche mese, 6-8 mesi, che lo mettono su una piccola zattera di legno nel fiume e va via con il fiume. Come cadavere. Mm, sì. Nilo? No, è un posto un po' più caldo, freddo. Ci sono dei pini. Va bene. Va bene, chiamiamolo il padre. Come disincarnato, portale aureo aperto. Padre di Elisa, marito della madre che è lì nel cinema. Riproduciamo questa immagine sullo schermo del cinema. Dimmi come lo vedi. Allora, lui è arrivato allora, con una barba bianca lunga e in mano un bastone. È come se fosse arrivato, come era in quella vita là, che hanno perso il bambino. E appena lui arriva, la mamma di Elisa inizia a avere una crisi isterica. In questo momento sta avendo una crisi isterica nel cinema. Chi? La mamma di Elisa. Sì, Vicca alla mamma di Elisa e al papà. Che a me queste reazioni in eterico per un videogioco finto olografico danno anche un po' fastidio ormai. mhm. Sì, allora, padre si toglie delle vesti di quella vita lì, quindi lo vede proprio che era un gioco, quindi ha l'informazione. E la mamma tutto d'un colpo vede un'altra cosa e quindi Cosa vede? si calma. Niente, cioè vede tutta un'altra cosa diversa da prima. Non c'è più quell'uomo con la barba lunga e il bastone in mano. Mm. Vuole andarsene dal cinema adesso? No, Ok, cosa vuole dire il padre a Elisa? sei splendente più che mai. La vede splendere. Alla moglie.
La tua chiusura di dolore ti farà solo devolvere. Ti farà solo evolvere? De, de, dice Devolvere. devolvere. Del padre a chi vuole, anche a noi. Dice che vede questa cosa, se lui in questo momento sta guardando, no? Vede proprio, vede la vibrazione, vede la luce delle vibrazioni e quello che dice, io in questo posto dove siamo ora, dice, vedo che portate della luce che fa vibrare alto. Ci descrive la sensazione che ha guardando il lavoro che facciamo a livello di vibrazioni e di luce. Ha questa percezione qua. Lui vede le interferenze che aveva. Sì, le vede come se fossero dei costumi di scena che sono stati abbandonati a terra. In questo momento lui le vede così. E quindi vedo per terra i mucchietti, come se fossero dei mucchietti di tessuto, no? Mhm. Dei vestiti caduti a terra. Ce n'è uno rosso. Perché è rosso? È rosso perché è rosso e bianco. Ed era una figura, sembrava quasi un po' tondeggiante. Dentro c'era questo essere bianco, forse un grigio, ecco, era un grigio con un abito rosso sopra. Va bene, portale aureo aperto, invitiamo ad Mm? andarci il padre e chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Elisa. Richiamiamo quelli del ramo amica e tutti quelli che vogliono partecipare, entrare. Allora, 93, quelli di Elisa, Mhm. 71, quelli dell'amica, e 613, tutti gli altri. Sono più o meno delle zone lì e delle montagne intorno, gli altri. Ok. Mhm. L'ultima parola del padre? Le ha mandato un bacio così. Mm. Va bene, lo chiudiamo, il portale. Mhm. Ok, allora, tendine d'Achille. Rottura facendo sport, caso rarissimo, causa Mm. esoterica, vabbè, l'entità è Corvetto, chi se ne Sì. frega, con la sua falcetta. Cosa, qual è la causa esoterica vera, reale? Mm. Cioè, lei perché si concede questa esperienza assurda? Poi è finita bene. Poi a distanza di 4 anni, affaticamento del tendine sinistro d'Achille Mhm. sinistro. Perché si è rotto il destro giocando, facendo sport. Di netto, Mm. non lesionato o rotto in parte. Mm. Allora, l'eterico sarebbe saltata troppo in alto, ci sarebbe stata troppa differenza tra la realtà che stava vivendo nella Matrix e quella dove sarebbe arrivata se continuava a saltare in alto così. Cioè il suo percorso evolutivo era troppo accelerato Sì, e prematuro per i tempi. esatto. Sì, stava andando troppo in là. Mm. Dovremmo inventare le telefonate con la PS, dovrebbe inventare Infatti, delle telefonate e dire sarebbe ascolta molto rallenta, meglio. sarebbe un linguaggio un Così. pochino. In realtà è una battuta, ma non è una No, battuta, questo è il infatti, linguaggio della PS. sì.
Non trova perché quello che vedo, adesso non lo so se lei può confermare, ma è come se le avesse dato non sempre sul tenere d'Achille, ma degli altri segnali più morbidi nell'anno e mezzo, due precedenti. Lei dice di sì. Mm. Poi Non so in quasi, cosa, quasi come gomito, se fosse sempre più forte finché ha dovuto fare tipo così. rallenta e Mm, lei non l'ha ascoltato e ha continuato. mm. Va bene, sempre ascoltarsi. E perché adesso il sinistro? Le ricorda quella cosa là. Ok, adesso però i tempi sono maturi. Sì, ma non deve ricordarsi di non sparare troppo in alto. Ecco, la PS dice di colpo. Ehm, non imparerà mai a gestire, ecco, dice, non imparerà mai a gestire l'energia se fa solo sbalzi altissimi e poi torna giù. Quasi come se potesse perdere il controllo. La PS dice, non sei in grado di gestire questi sbalzi di continuo, perderesti il controllo. Va bene. Causa esoterica del terrore per le sorti della figlia che deve subire un intervento per la scoliosi. Poi l'operazione va bene, ma lei prima non accettava che andasse bene. Sì, è proprio quell'entità mentale 3 che vedevo prima, con la figlia in particolare, ma se lei ci pensa, con tutte le relazioni dove lei è emotivamente coinvolta, dove sente che c'è un aggancio emotivo, crea sempre pensieri nefasti, quasi come se fosse... ehm, mm, scusa, ma si è attivato Siri senza che... Sì, sì, ho sentito. Vabbè. Ehm, Pensieri nefasti della Sì, coiosa. Ok, scoiosa. è quell'aggancio che ha con quella figura della mamma che mandava pensieri nefasti. È quasi come se in quella situazione con l'entità mentale prende quell'aggancio lì che ha con la mamma e lo fa diventare di Elisa. Quindi è come se lei ripetesse un po' quell'energia della madre in quei casi. Quindi tutto negativo, tutto che non deve andare bene, tutto che deve essere nefasto. E quell'entità mentale lì. La tre. Va bene, la madre quindi che fa? La madre continua a muovere la gamba in maniera nervosa così, perché rispetto al patto, lei è rimasta alle condizioni del patto qua dentro, quindi nel cinema, però se ne vorrebbe andare. Bah, noi non siamo qua a fare contratti patti con nessuno, se ne vuole andare se ne vada, se vuole smettere di imparare, visto che quello che ha imparato fino ad adesso non le interessa, evidentemente se ne può tranquillamente andare, non c'è nessun patto, stia pure tranquilla. I patti ci sono quelli che lei ha fatto con le sue entità, dalle quali si potrebbe liberare restando nel cinema, ma se non vuole se ne va. Io non faccio patti, non faccio biglietti, non voglio solo gente che non se lo merita. In questo momento non se lo merita lei, quindi prego, quella è la porta. Se n'è andata, se n'è andata. Complimenti. Bene, lo vediamo per Elisa. Perché Mhm, questa madre, di nuovo, ancora, una vita precedente, ci voglio capire qualche cosa. mhm. Perché ci scegliamo spesso dei genitori più o meno complicati, ma sempre complicati? Ecco, nel suo caso specifico mi è arrivato proprio chiaro adesso e lo vedo come se ci fosse in eterico una connessione, no? Quasi come se ci fosse un tubo collegato ad un'altra vita dove ha iniziato questa cosa e dove c'è proprio l'imparare a sganciarsi emotivamente dai genitori, ehm, andare oltre a livello emotivo quell'aggancio che c'è, è proprio genetico, no? Quindi che va oltre la nostra volontà. Cioè, nasciamo da quei genitori e c'è quell'aggancio. È come se lei volesse, la PS volesse a tutti i costi, eh, vita dopo vita, imparare a essere neutra e obiettiva con i genitori. Quindi come, cioè, avere una relazione con i genitori, ma come se fossero
cioè come se non dovesse più esistere l'aggancio con i genitori in L'ha generale. imparato? Beh, se n'è andata a vivere lontano, si è fatta la sua Sì, sì, vita. certo. Ehm, cioè, sulla buona strada. Mm. Ehm, Non è completamente no, staccata. c'è questo pezzettino ancora emotivo. Dove? Nel corpo emozionale dove? Direi più o meno appena sopra l'ombelico. Ok, è come se ci fosse una striscia energetica di luce che è come se le venisse strappata col collegamento con la mamma. Mm. Che è il cordone ombelicale? Sì, un po' più su, un po' più fine perché prima era più grande, quindi cioè, prima prendeva anche l'ombelico, era diciamo una zona molto più larga, no? Pian piano, imparando, facendo dei passi, è ristretto, ma c'è ancora Quale emozione? del senso di colpa e ehm, direi proprio come termine amore dei amore dovuto ai genitori, Mm. è dovuto a priori. Ecco, il retaggio emotivo è questo. Senso di colpa per essersene andati, per queste cose qui. No, per non, cioè, Non fare quello che lei vuole. se io faccio finta, cioè, se io sto bene da sola senza sentire nessuna esigenza di andare d'accordo con mia mamma, Mm. faccio una cosa che non si deve fare. Mhm. Ecco, quel senso di colpa lì. Non voler far la figlia, ecco, il senso di colpa. Ecco. Va bene. Cinema. Mm. Figli, marito. Marito è la fiamma. No, l'avevo già visto prima, è un anime affine, mm, quinto livello, non superior, quinto livello. Mhm. Mm, Il suo Cini che si è fatto mm. blocca o no Ulteriormente, già l'evoluzione? c'era, mm, rallenta, perché lui è disposto a fare anche prima, però come dicevamo, lei è troppo veloce, ok? Quindi anche la sua PS addirittura la ferma perché è troppo, cioè si perde troppo via, va troppo su. Ok, quindi è già veloce di suo. È già un po' più lento e il Cini lo tira un po' indietro. Diciamo che essendone consapevole lo contrasta un po', no? Con la spinta, però In una situazione come quella di Elisa esiste una fiamma grezza o meglio ancora che più che grezza, no, grezze grezze, ma grezze. come una ragazza romana Se maleducata, fossero grezza. allora, è come se fossero no? È come se vedo delle uova Delle idee. immobili, Mm. Sì, anche io fermentate. vedo spesso uova, sassi Mm, bianchi. sì. Mm. Va bene, il marito che Perché fa? lei sta molto bene con lui, quindi è molto ehm, proiettata verso il marito, quindi a creare lui come fiamma. Il marito è molto entusiasta e è molto orgoglioso e si rivolge ai suoi figli mostrando che cos'è la loro mamma. È una scena molto tenera, molto. Molto bella, va bene. Mm. Va bene. Dunque, l'altra volta ho visto con Monica Mm. mm, una cosa nuova. Abbiamo creato un nuovo cinema. Vorrei vederlo insieme a te, anche se Elisa non ha Mhm. la fiamma. Mm. Il cinema d'oro, dove dentro vanno tutte le fiamme. In particolar modo quelli che si sono conosciuti con il nostro lavoro, sia il 21 dicembre 12 Mhm. 2021, sia in altre occasioni, prima o dopo. Monica ne ha visti 112
e correlati al nostro lavoro, ma non direttamente, diciamo, nel mondo, con altre lingue, eccetera, fino a un totale di 800. Allora, in fondo vedo, saranno un centinaio, quindi 50 coppie più o meno. È come se io lo vedessi a semicerchio, non so. E in fondo stanno entrando tutti assieme, come se l'entrata fosse tutta, no? Semicerchio, come se potesse entrare dai tendoni di tutto il semicerchio. Stanno Mhm. entrando queste 50 coppie dicendo eh, ci è arrivato il richiamo in ritardo, mi viene da dire, e quindi possiamo entrare 50 coppie. rispetto all'altro giorno, sì. Sì, certo. Mm. E poi tutte le fiamme di tutto il mondo. Queste sono solo quelle che sono Sì, state legate ai create lavori dal divini nostro nostri, lavoro. sì. No, no, proprio dal nostro lavoro, ma di riflesso. Lei vedeva come una pupilla e un'iride, no, di un Mm, occhio. La pupilla sono i 112, legati mhm, direttamente, persone che vedono i video. mhm, sì. L'iride chiara, magari, con tutte le striature, i raggi, sono proprio questo lavoro che di riflesso dalla pupilla si irradia verso l'iride, Ok. quindi Mhm, sono a livello eterico persone che sono state, quindi se non ci fosse stato questo lavoro di riflesso non avrebbero avuto queste informazioni, non si sarebbero incontrate, quindi di fatto figli nostri. Mm. mhm. Ok, 800 sono diventati 850, adesso tutte le fiamme nel cinema d'oro. Siccome qua stanno tutti a buttare bombe, sia fisiche che eteriche, deep state dico, adesso ne tiriamo giù anche un po' noi. Mm. Per esempio, ne tiriamo giù una per tutti quelli che sono a un passo da trovare la fiamma. Allora, le fiamme che sono arrivate, non le coppie, le fiamme sono 7.800.000. Ok, Quelle che sono lì per 2 milioni e 6. E gli arriva questa bomba. Ti risveglio. ok. Poi un'altra bella bomba, questa bomba si chiama Ad Eternum Fiamma. Mhm. Li creano tutti insieme e la mettono sui 2 milioni e 6 persone. Poi mettiamo una Ad Eternum Fiamma sul mio lavoro, sul mio canale, su tutto quello che sta succedendo sul canale e così via. Mhm. Ne mettiamo uno sul lavoro di chi dice che io sono Lucifero e uno sul lavoro di chi dice che la fiamma è un'interferenza. Poi gli altri, e di te, come siamo messi. Così, se hanno ragione, vengono aiutati, no? Mhm. Io divento Lucifero e quelli là Mhm. hanno ragione. Ma evviva. Mhm. Siccome non hanno ragione, il Mhm. massimo della sicurezza di quando uno è sicuro delle cose è proprio questo. Poi lo mettiamo sopra la guerra finta, Mhm. lo mettiamo sopra le pandeminchie finte, gli obblighi di Cinivac finti, i vari governi, Parlamento europeo, la Ursula, Dragos, Dragos buono, Dragos cattivo. Chi ci ha capito qualcosa? Un bel ad eternum fiamma. Mhm.
Bombe, bombe ovunque. Bombe sottoterra, bombe sopra, nei mari, nelle montagne, nei laghi, nelle terre, nelle pianure. Cosa vedi? Che c'è questa, ci sono queste esplosioni delle bombe d'oro e diventa tutto oro. Tutto. Eh, allora, tipo dove c'è la guerra, abbiamo messo tutti assieme e è come se disgrega quell'energia lì. Quindi vedo alcune persone che sono lì, tipo alcuni soldati a combattere che si chiedono che cosa stanno facendo. Al Parlamento europeo, allora, si disgrega tutto ciò che è demoniaco, tutto ciò che è deep state, si disgrega proprio e lì anche le persone che, diciamo, ricevono l'energia dell'Eternum Fiamma. Ehm, si trovano anche loro a dire cosa ci faccio qua. Mhm. E così in tutto il resto, dove c'erano sottoterra, vedevo proprio queste esplosioni d'oro, quindi purificano il terreno sotto e sopra, e poi nei mari tutta l'acqua diventa d'oro, le montagne tutto d'oro, e si espande questo oro. Perfetto. E gli altri Mm, casi? mm. Me lo dici in privato? Mhm, mhm. Sì, più o meno la stessa cosa. Sì, uno si, si rende conto di questa cosa e si arrabbia molto. Ah, quelli che dicono che la fiamma è una cazzata? Ah, Ah, mezza matta? mm. Ma che cazzo suoi? E gli altri sì, Scusa, perché questa qua si dovrebbe arrabbiare, scusami? Cioè, perché era come se fosse ehm, una sua rivendicazione. cosa? Rivendicazione di che? Mm, di non essere, di non aver avuto ragione E quindi? prima. E quindi così Non ha mai avuto ragione. ha fatto. Ah, guarda, lasciamo perdere. Va bene, Elisa, la sua situazione cambia dopo questo? In merito all'argomento Mm, fiamma, liberamente. Quindi ha allora, intenzione... Sì, dimmi tu. ehm, allora, no, è come se il marito cercasse di trovare più forza ancora per avvicinarsi più velocemente. La differenza è questa, lei e lo guarda ancora lui. Mm, mhm. Ok, ma loro sono anime gemelle 5 Sì, adesso? Statiche o... diciamo che il Cinivac di lui lo frena molto, eh. Magari Devo dare una V2? mhm, infatti, mm, Una Vic Vita? potrebbe dare un aiuto. Diamogliela. Sì, questo allora, sì, come l'altra volta, come le altre volte, vedo proprio che è come se iniziasse a girare proprio questa, e-
questa energia di pulizia proprio nei vasi sanguigni circola in tutto il corpo, no? Quindi diventa tutto luminoso di questa luce azzurra. Mhm. Ok, si espande e quindi è come se vibrasse più alto e con la forza delle vibrazioni riescono ad entrare in contatto. Quindi adesso è come se riuscissero in eterico ad abbracciarsi, quindi le due PS non diventano una, ma sono attaccate, Ok. sono vicine. Devono però continuare a... È essenziale che loro vibrino così, che siano centrati a vibrare così. Facciamo questa prova con Mhm, Elisa e il marito, uno di mhm, fronte all'altra. mhm, Ognuno dei due mette una mano a scelta sul proprio cuore e l'altra mano, che rimane, sul mhm. cuore dell'altro. Ok. Tutti e due, uno all'altra. Ecco, questa cosa, sì, bella. È bella perché è come se con... Allora, mm, c'è un incrocio di braccia qua, cioè ci sono due braccia, ok, che uniscono i Mhm, due cuori e mhm, lì si crea questa corda energetica. mhm. Questo, se loro lo esercitano sempre, sì, questo fa sì che riescano a... È come se, posso dire che è come se simulassero l'essere fiamma. No, non sono fiamme, ma è come se riuscissero a simularne in parte l'energia. Riescono a darsi supporto energetico a vicenda. Si crea un cerchio tra lui e lei e lui. Come dire, lei guarisce lui, Adesso, mm, lei sostiene lui, lo allontana da quelli che potrebbero essere effetti negativi del Cini. sì, sì, è quello, è quello. Sì, cioè riescono a vibrare tutte e due alto. Sì, sì, è proprio, diventa la stessa vibrazione, Mm, però devono mantenere questo tipo di legame, ecco. mm. Mm. Sì, vibrando con le vibrazioni, lavorando sulle vibrazioni, rimanendo centrati. Sì, sì, è come se simulassero la vibrazione delle fiamme. Mm. E sono ancora anime gemelle. Sì. Benissimo. Mhm, Andiamo al cluster. mhm. Sì, è come se fosse un enorme espositore di torte decorate. Mhm. Mhm. Apri. Gioco delle torte in faccia, invece di tirarsele in faccia, le tira tutte in un portale definitivo. Mhm. Sì, fatto, l'ha chiuso. Mhm. E se vuole Elisa può fare un ad eternum, ispirandosi a quello che vuole, anche È all'ad quello, eternum fiamma, che infatti, però è quello che sta so, facendo. lo può fare lei? No, così no, però è come se con il pensiero di arrivare a creare la fiamma, cioè trovare quindi, però lei lo vede in suo marito, quindi direi creare la fiamma, ok? Mm. È come se puntasse molto alto, quindi riesce a fare una ad eternum che vibra più alto del normale. Sì, non è Ok, oro, Avatar. ma... Mhm. Questa parte sembra sempre un po' automatica, veloce, ma è possibile solo perché abbiamo fatto tutto il lavoro prima. Mm.
Altrimenti se andassimo subito all'avatar e al cluster, non succederebbe sarebbe più niente. Sarebbe molto più... Dipenderebbe dalla persona. difficile, nel senso, C'è un atto di consapevolezza esatto. continuo nelle analisi che facciamo, Mm, e non solo, già analisi e lavoro, che appunto è mhm, relativo a, cioè, fa riferimento alla relatività, no, del tutto, di tutto quello in cui siamo immersi. Quindi l'avatar lo toglie, non interessa neanche sapere come è fatto, crea una ad eternum pure qui, mhm, e facciamo una cosa diversa. Adesso Elisa, mhm. che immagino non ha più niente, No, niente sicura, è tutto bianco, io neanche la proprio spazio pannellatura. bianco. No, Ok, assolutamente no. crea degli ad eternum rapidi ma veloci, ma potenti, e ne va a dare uno alla sua amica. Vediamo di volta in volta se lo accettano. Sì, accetta. Il marito, compagno dell'amica. Mhm, Adesso ne sì. dà due, uno ai figli a testa, Mhm, uno al marito suo, mhm. uno a sua madre. Troppo Non lo- forte, troppo forte. Dice troppo forte, troppo forte, troppo forte. Ok, Così. allora lo mette per non buttarlo, lo mette nella chiesa dove va la madre. Non ci va? No, la chiesa più vicina alla madre. Mhm, Ok, poi ne fa 5, ne mette tutti e 5 nel corpo fisico proprio, mentale, emozionale, eterico e subliminale. mhm. Ok, sì. Ne mette uno in casa della sua amica, uno a casa sua. Mhm. Ne manda uno a quelli che le hanno fatto la pulizia aurea e uno a quelli che le hanno fatto l'altra pulizia. C'è tanto contrasto, nel senso che agisce molto quando c'è tanta differenza, ribolle tanto, c'è tanto Ok. movimento. Uno al medico che ha operato la figlia. Uno al medico che l'ha operata al tendine d'Achille. Uno a ogni componente della sua squadra quando giocava e si è rotto il tendine, e uno a tutti quelli della squadra avversaria. Adesso in eterico va per strada e regala un ad eternum a tutti quelli che incontra. Mhm. Che cosa hai imparato da questo? Ultima parte, Elisa. A distribuire la sua energia, dice la PS. Ecco, così io così non ho più bisogno di frenarti, dice. Mm, Mm. Perché è come se, dice, tu la mandavi in verticale e invece la stessa la mandi in orizzontale e va molto meglio. Sì, ma che non ci sia il passaggio di messaggio che bisogna aiutare gli altri, cioè No, non è questo no, l'intento. no, non è quello. L'intento è, No, è no. quello di creare, Intorno a creare e sé, creare esatto. e creare senza Mm, sosta. mm, Va a fare un colloquio, idea del cavolo, si crea un ad eternum. mm, Va a tagliare le rose in giardino, si crea un ad eternum e non si punge con le rose. Si va a fare la messa in piega, si fa un ad eternum, ma non perché se no mi succede qualche cosa, perché ha deciso così mm, adesso. Un'alta frequenza esatto. nella sua esistenza. Mm, Mm. mm. Ok, vibrazione. 186 miliardi. Bene. Consapevolezza. 9,4.
Scusa, ho detto il cervello, 9.4 il cervello. Cervello, ok. Consapevolezza. 167, PS, 63, vite. 1528. Vite con la madre. Ci sono ancora? 4 ce ne sono. E ce n'erano? 16. Vabbè. Messaggio a se stessa. Ehm, allora, questa cosa, distingui la tua energia dagli altri, altrimenti l'entità mentale 3 e Falconiforme ritrovano l'aggancio per farti di nuovo le interferenze. Quindi è proprio distinguere la tua energia dagli altri. Proprio quando, Separazione netta. sì, sì, cioè quando dice quando senti che vacilli un attimo, fai proprio distingui proprio la tua energia dagli altri, le tue vibrazioni dagli altri, fai proprio un gesto così di divisione. Va bene. All'inizio ci chiedevamo chi è Elisa. Lo chiediamo alla sua PS, chi è Elisa? Allora, Elisa è sempre la ricercatrice che era fin da bambina, Mhm. ma ora ha la possibilità di fare la ricerca in maniera più... mi fa vedere come se usasse il cotone. Prima usava quasi come si chiamano? Sai, come quelle E punte enormi di... Trapano. Sì, però quelle enormi, come si chiama? Vabbè. Trivella. Ecco, esatto. Prima era come una trivella, no? Adesso usa il cotone, quindi un po' più ampio e un po' più morbida, ma arriva lo stesso. Ok. Mm. Chi è Elisa in una parola sola? Una sola parola. Violezza. Violezza? Mm, Io ho un'altra idea. mhm, Mi corregge la sua PS se sbaglio. Chi è mhm. Elisa? Dio. Eh, assolutamente sì, Lo conferma? assolutamente sì. Sempre anime gemelle? Sì, lei però è pronta. Lei è pronta. Allora, Beh, lei sa fare il giochino adesso, eh? esatto, infatti, esattamente. Perché lui in parte è rallentato e in parte è rallentato da quello che si è Eh iniettato, sì, che era l'unico vero mm, scopo. Poi vabbè, infatti. depopolamento, ok, ma lo Vabbè, scopo di principale è questo. conseguenza, certo, di conseguenza quello era un modo segreto nella Matrix, ma alla fine Quando vi chiedono ti sei cinivaccato e voi dovete rispondere perché è un cinivac, poi tradotto in italiano. primo. Ciao ciao.